Abbiamo il piacere di fare una passeggiata con Joseph Mussali, un pianista giovanissimo, 19 anni, che si è diplomato al Conservatorio Donizetti di Bergamo lo scorso autunno con lode e con menzione speciale della giuria esaminatrice. Joseph, un bellissimo esempio per i tuoi coetanei. Buongiorno, quindi Buongiorno a voi. buongiorno, grazie di essere intervenuto. Quindi raccontaci un po' della tua storia, della tua scelta professionale. Sei il pianista in assoluto più giovane che io abbia mai conosciuto. La ritieni una responsabilità? Quali sono i tuoi progetti per il prossimo futuro? Innanzitutto, come in tutti i mestieri, come in tutte le professioni, si tratta di una responsabilità sotto molteplici punti di vista. Nel nostro caso specifico andiamo a proporre un genere, quello della musica classica, che incontra spesso anche un pubblico magari non informatissimo, quindi abbiamo anche la responsabilità di informare il pubblico in questo senso, un po' in stile di divulgatori culturali. Innanzitutto, lei mi ha chiamato pianista affermato, ma una delle prime responsabilità forse è quella di non sentirsi mai né arrivati né fermati, né fermati, perché è importantissimo continuare sempre lo studio, cercare di approfondire sempre di più, anche per tenere vivo l'interesse della musica classica nella coscienza contemporanea. Un altro tipo di responsabilità, questa forse più sul lato pratico, è quella che abbiamo nei confronti dei nostri maestri, dai quali raccogliamo un'eredità importantissima, e nel mio caso devo dire anche nei confronti dei miei genitori, che mi hanno permesso di intraprendere questo percorso, perché come in tutte le arti gli investimenti all'inizio del percorso sono fondamentali, quindi sicuramente questo sentimento di gratitudine ci terrei a rimarcarlo. Tu sei molto giovane nonostante la tua maturità artistica, la tua carriera sta sbocciando ora. Come ti vedi in relazione agli artisti delle precedenti generazioni? Che rapporto esiste? Allora, innanzitutto la ringrazio per avermi fatto questa domanda, perché mi dà modo di esprimere un concetto molto importante. Allora, il primo rapporto che esiste è quello di un sentimento di profonda gratitudine e di responsabilità nel raccogliere tutta l'eredità che ci è stata tramandata, sia per quanto riguarda i vari compositori che ci sono stati, che per quanto riguarda gli interpreti. Oggi il lavoro del musicista e del pianista sta cambiando, sta mutando, ci troviamo ad avere a che fare con pubblici che conoscono anche la stratificazione delle interpretazioni, e quindi c'è il rischio di percorrere delle strade già battute. Quindi l'incarico che abbiamo è quello di cercare interpretazioni nuove, interpretazioni personali, fresche, ma sicuramente partendo dagli spunti che già i vari compositori ci offrono, e quindi si tratta di trovare una sorta di equilibrio molto fine. Alla fine ci troviamo a continuare la strada che i nostri predecessori hanno già cominciato, e quindi non esiste sicuramente un rapporto di antagonismo, ma di continuazione, un po' come il passaggio di un testimone in questo senso. Joseph, credi che la musica in genere possa ancora raccontare le disuguaglianze e quindi essere in qualche modo strumento di libertà espressiva? Penso proprio di sì. Storicamente la musica è sempre stata un po' un mezzo anche di rivolta o di ribellione intellettuale, e recentemente lo sto sempre di più, soprattutto nella musica vocale, nella musica pop, nella musica reggae, Sì. se ci pensiamo. Certo. Quindi certe volte mi viene un po' da pensare se arrivi prima la musica come mezzo di libertà espressiva, o la libertà di opinione, la libertà di pensiero, magari più a livello sociale. Purtroppo in certe realtà la produzione artistica purtroppo si ritrova subordinata a dettami di altro ordine, purtroppo. Comunque, secondo me la musica rimane sempre anche un mezzo di riscatto straordinario, e in questo sicuramente un potentissimo mezzo di libertà. Joseph, tu sei nato e cresciuto nella terra del Lago di Iseo e della Franciacorta, dove ci troviamo oggi. Credi che la musica possa valere come strumento di sviluppo culturale ed intellettuale anche nei territori minori,
o meglio ancora nei territori con maggiore difficoltà? Sono profondamente convinto di questo e vi spiego subito anche il perché. La musica, a differenza di altre arti, ha la capacità di veicolare concetti inerenti anche ad altri campi e abbiamo molti esempi di questo anche nella produzione musicale legata per esempio alla letteratura, al campo delle arti. Se pensiamo anche a Liszt, che ha dedicato secondo e terzo periodo degli anni di pellegrinaggio alle bellezze artistiche del nostro paese. Abbiamo anche degli esempi molto forti di come la musica possa aiutare lo sviluppo sociale, culturale e intellettuale. Se pensiamo anche alle orchestre dell'America Latina, come i progetti portati avanti da Abreu o da Dudamel o anche da Abbado nell'ultima parte della sua vita. E quindi secondo me questa cosa è fondamentale anche per i piccoli centri che offrono così tanto dal punto di vista del territorio, proprio come il nostro. E quindi auspico che nel futuro possa sempre incrementare la partecipazione della musica attiva anche nelle piccole realtà territoriali. Hai perfettamente ragione, mi trovi d'accordo. Ti ringrazio molto per il tempo che ci hai dedicato. Grazie a voi. Buona giornata.